La Terra non è nata in silenzio, è nata da uno schianto. Una ferita di luce ha tagliato il buio primordiale e il cielo è diventato fuoco. Dallo scontro, un anello incandescente ha avvolto il mondo. Da quella cicatrice di pietra e fiamma è nata la luna. Non è l'inizio che immagini, è il rumore del caos che diventa ordine. È la nascita di una casa. E molto tempo dopo, su questa casa, arrivò la vita, perché quel ritmo, acqua, luce, tempo, rese possibile il primo respiro del mondo. All'inizio non c'era un cielo da guardare, non c'erano stelle né spazio dove metterle, c'era un silenzio così denso da non avere nome. Poi qualcosa è accaduto, un'accensione. Il tempo ha cominciato a scorrere, lo spazio a dilatarsi, la luce a nascere. Dal primo respiro dell'universo vennero gli ingredienti più semplici, idrogeno ed elio. Molto dopo, nel buio, si accesero le prime stelle, enormi, brevi, feroci. Dentro di loro il fuoco costruì nuove lettere dell'alfabeto del cosmo. Carbonio, ossigeno, silicio, ferro. Quando queste stelle morirono, esplosero e sparsero le loro ceneri ovunque. Quelle ceneri sono la polvere di cui siamo fatti noi, i mari, le montagne. Sono la polvere che diventerà la nostra nube. E prima di quell'accensione? La scienza qui sussurra. C'è chi parla di fluttuazioni nel vuoto, chi immagina infiniti universi, chi vede la mano di Dio. Noi possiamo dire questo: tutto ciò che conosciamo nasce da un inizio reale e da stelle morte che hanno lasciato materia e memoria. Da quella memoria comincia la storia della Terra. Prima della Terra c'era una nube fredda di gas e polveri. Era materiale espulso da stelle morte e da antiche esplosioni. Qualcosa perturbò quella nube, una vicina esplosione stellare o il passaggio di un'onda d'urto. La nube cominciò a collassare verso il centro. Al centro si accese il Sole giovane. Attorno al Sole si formò un disco piatto fatto di polveri e frammenti. È qui che nasce la Terra. Nel disco la polvere non resta polvere. I granelli si urtano, alcuni rimbalzano, altri si incollano grazie a forze deboli. Con il tempo diventano sassolini, poi rocce, poi oggetti sempre più grandi. Quando un corpo diventa abbastanza massiccio, la sua gravità richiama altro materiale. È un effetto valanga. Così, in poche decine di milioni di anni, il seme della Terra cresce fino a diventare un protopianeta. Durante la crescita, ogni impatto libera energia e scalda il corpo. I materiali pesanti come ferro e nickel scendono verso il centro. I materiali più leggeri restano sopra. Questo processo si chiama differenziazione. Nasce il nucleo metallico al centro. Attorno si forma il mantello roccioso. In alto si abbozza una crosta sottile. Questa separazione spiega due cose fondamentali. Primo, perché abbiamo un campo magnetico. Secondo, perché la superficie non è metallica ma fatta di silicati, cioè di rocce. Quando la Terra era già grande, un altro giovane pianeta entrò nella sua orbita. Era grande quasi come Marte. Lo chiamiamo Theia. La collisione non fu frontale, fu obliqua. L'impatto
strappò materiale dalla parte esterna della Terra e da Theia, vaporizzandone una parte e lanciando in orbita una cintura di detriti incandescenti. La gravità raccolse quei detriti. In poco tempo, forse settimane o mesi, si compattarono in un unico grande corpo. Nacque la Luna. La Luna, appena nata, era molto più vicina alla Terra di oggi, forse 15-20 volte più grande nel cielo. Immagina una luna enorme, rossa, che riempie metà del cielo notturno. Poi, lentamente, si è allontanata fino alla distanza attuale. La Luna stabilizzò l'inclinazione dell'asse terrestre. Senza questa stabilità, il clima avrebbe oscillato in modo caotico. Con la Luna, invece, il ritmo delle stagioni divenne più regolare. Questo fu decisivo per il futuro della vita. Dopo l'impatto, la superficie era un oceano di magma. Il calore proveniva da 3 fonti: il calore degli impatti, il calore del materiale che si comprimeva, il calore dei decadimenti radioattivi. Sopra il magma si formò un'atmosfera primitiva fatta di vapore acqueo, anidride carbonica, azoto, zolfo e altri gas. Non era respirabile, ma aveva un ruolo chiave. Tratteneva il calore, poi lentamente lo rilasciava nello spazio. La Terra cominciò a raffreddarsi dall'esterno verso l'interno. Si solidificarono croste effimere che venivano rotte di continuo da nuovi impatti e da eruzioni. Quando la temperatura scese abbastanza, il vapore acqueo condensò. Iniziò una fase di piogge estreme e prolungate. Le piogge caddero su rocce incandescenti, si rievaporarono, poi ricaddero ancora. Questo ciclo andò avanti finché l'acqua riuscì a restare liquida al suolo. Così, insieme ai gas usciti dai vulcani e a una piccola parte d'acqua arrivata con asteroidi ricchi di minerali idrati, si formarono i primi mari. Non erano blu, erano densi e ricchi di metalli disciolti, ma erano oceani veri. Nei primi 100 o 200 milioni di anni, residui del disco protoplanetario colpivano spesso la Terra. Non fu un unico diluvio di rocce, ma una fase lunga di impatti via via decrescenti. Gli impatti grandi vaporizzavano porzioni di oceano e crosta, ma tra un impatto e l'altro la superficie si ricomponeva, la crosta si ispessiva, l'acqua tornava a riempire le conche. Questo alternarsi di distruzione e ricostruzione è importante. Ogni impatto portava anche elementi utili, come carbonio e azoto. Ogni fase di raffreddamento creava nuovi ambienti chimici. Intanto, nel profondo, il nucleo metallico in rotazione generava un campo magnetico. Questo scudo deviava gran parte del vento solare e aiutava l'atmosfera a non essere spazzata via. La Terra stava smettendo di essere solo un mondo di fuoco e pietra, stava diventando un sistema stabile dove acqua liquida e roccia solida potevano convivere sotto un cielo protetto. La crosta smise di essere solo ferite di lava e si addensò in zolle scure, isole dure che resistevano a impatti e maree. Non erano ancora continenti, ma frammenti nati dal continuo raffreddarsi e rimescolarsi del magma. Lì dove l'acqua si fermava, nasceva una riva, la prima linea tra solido e liquido, e iniziò il ciclo che non si ferma mai. L'acqua scava e porta via, la terra inghiotte, il fuoco restituisce. Questo scambio regola la temperatura del mondo. Quando l'aria si riempie di anidride carbonica, il pianeta
si scalda e piove di più. La pioggia scioglie la roccia e porta via quella stessa anidride carbonica che finisce di nuovo giù, nelle profondità. È un lento termostato naturale, non perfetto, non immediato, ma abbastanza stabile da tenere l'acqua liquida dove serve, sulla superficie. Il cielo primordiale era pesante. Vapore, anidride carbonica, azoto, zolfo. Non era un cielo gentile, ma cominciò a schiarire. Ogni eruzione, ogni pioggia, ogni impatto cambiava la miscela dell'aria. La luce del sole, allora più debole, bastava. Le nubi trattenevano il calore giusto. Le notti non uccidevano più tutto. La terra imparava il ritmo tra nuvole e oceani. Sulle rive calde delle isole vulcaniche si aprivano pozze bollenti. Sui fondali, bocche idrotermali sputavano acqua ricca di minerali e calore. Le maree, guidate dalla luna giovane e vicina, salivano e scendevano con forza, mescolando sali, metalli, molecole. Qui la chimica smise di essere solo reazione. Cominciò a diventare abitudine, ripetizione, memoria. Catene semplici si formavano, si rompevano, si riformavano, alcune resistevano un po' di più. Non era ancora vita, era il suo preludio. Materia che impara a tenere insieme energia e forma. La luna non era un dettaglio nel cielo, era un metronomo. Tirava gli oceani avanti e indietro 2 volte al giorno, scolpendo coste e lagune, concentrando ingredienti nelle stesse pozze, agli stessi orari. Intanto rallentava la rotazione della Terra. I giorni, che un tempo duravano poche ore, divennero più lunghi. Stabilizzava l'inclinazione dell'asse, dando alle stagioni un ritmo che non impazziva. Ordine nel caos, il tempo, l'acqua, la luce, tutti a battere insieme. La Terra trovò un equilibrio in movimento. Fuoco sotto, roccia in mezzo, acqua sopra. Il calore saliva, la pioggia tornava, i fiumi chiudevano il giro, i fondali scendevano e i vulcani rimandavano gas al cielo. Da questa stabilità nacquero oceani duraturi ed energia continua. Su questa soglia stava per cominciare qualcosa di nuovo. La pioggia scorre sulle rocce calde e si raccoglie in pozze vicino alle fumarole. Una parte filtra e riemerge carica di minerali. In mare, i camini idrotermali buttano fuori acqua molto calda e ricca di sostanze. Sulle coste, le maree bagnano e asciugano. Quando l'acqua evapora e poi ritorna, gli ingredienti si concentrano. Le molecole si trovano vicine, alcune formano da sole una pellicola che chiude piccolissime gocce. È una pelle fragile, ma basta per creare un dentro e un fuori. Dentro la goccia le reazioni sono più facili, perché nulla si disperde subito. A questo punto parte il ciclo, bagnato e asciutto, caldo e più freddo, ancora bagnato. Ogni ciclo spinge le molecole a legarsi, a staccarsi, a riprovare. Non succede in un solo posto. Succede in milioni di pozze, lungo migliaia di coste, attorno a tanti camini sul fondo del mare. E non per un giorno, per tempi lunghissimi. Milioni di anni.
Tra miliardi di gocce, qualcuna riesce a fare un passo in più. Dentro quella goccia, certe sequenze di molecole riescono a rifare se stesse. Non è perfetto. Ogni copia introduce piccoli errori. Alcuni errori aiutano la goccia a stare insieme un po' di più o a rifarsi un po' più in fretta. Altri la rompono. Le gocce che funzionano durano e si moltiplicano. Le altre spariscono. È una selezione semplice, guidata dall'ambiente, nessun progetto, solo ciò che regge rimane. Non è un evento unico e immediato, è un processo enorme, innumerevoli tentativi in parallelo, triliardi di gocce per tempi che la nostra mente fatica a immaginare. Il successo è rarissimo, ma il pianeta ha tempo e ha energia per continuare a provare. Questo è il punto chiave. Abbiamo gocce con un confine, reazioni che si alimentano grazie all'energia esterna, un modo per copiare le istruzioni, anche se in modo impreciso. Quando un sistema riesce a mantenersi, a usare energia e a ricopiarsi con continuità, lì possiamo dire che comincia ciò che un giorno chiameremo vita. All'inizio queste piccole gocce funzionano usando calore e reazioni chimiche locali, poi arriva una svolta chiara. Alcune imparano a usare la luce del sole. È un trucco potentissimo. Con la luce trasformano acqua e anidride carbonica in materia per crescere e in energia per funzionare. Questo processo si chiama fotosintesi. Come scarto liberano ossigeno. Per molto tempo l'ossigeno non resta nell'aria, reagisce con ciò che trova. Ossida il ferro disciolto nei mari e lo fa precipitare sul fondo, col tempo formando strati di rocce ricche di ferro. Quando l'oceano e le rocce non riescono più ad assorbire tutto, l'ossigeno comincia ad accumularsi nell'atmosfera. Succede lentamente, in milioni di anni, ma cambia tutto. Con più ossigeno, in alto si forma uno strato di ozono che attenua le radiazioni più aggressive del Sole. La superficie diventa meno ostile. E dentro queste piccole cellule, la fotosintesi fornisce più energia di prima. Con più energia si possono costruire strutture un po' più complesse e riparare meglio i danni. Il punto è questo: imparare a usare la luce rende il sistema più efficiente e riempie il pianeta di ossigeno. Prima pulisce gli oceani legandosi ai metalli, poi modifica l'aria e prepara il terreno per tutto ciò che verrà dopo. La crosta non è più solo isole sparse. Blocchi antichi si saldano, si ispessiscono, diventano protocontinenti. Le montagne si alzano, i fiumi le erodono, i sedimenti scendono al mare. Per molte cellule l'ossigeno è un veleno. Molte muoiono, altre trovano un modo per usarlo. Chi impara a sfruttarlo ottiene più energia a parità di cibo. Con più energia si ripara meglio, si cresce meglio, si affrontano ambienti nuovi. È una selezione dura, ma apre una strada più potente. In mare aperto alcune cellule ne inglobano altre, capaci di produrre energia. Il patto diventa stabile. L'ospite protegge, l'ospitata fornisce energia. Queste coppie funzionano così bene da diventare una cosa sola. Nascono cellule più grandi e più organizzate. Sono fabbriche efficienti. Hanno risorse per costruire strutture nuove. Con più energia a disposizione, stare insieme conviene. Alcune cellule restano unite dopo la divisione. Ciascuna comincia a fare un lavoro diverso. Chi trasporta, chi protegge, chi muove. La cooperazione crea organismi semplici ma già con ruoli. Un piccolo corpo vale più della somma delle sue parti.
Con più energia a disposizione, questi corpi diventano più stabili e più coordinati, hanno un davanti per sentire e afferrare e un dietro per spingere. In mare compaiono organismi morbidi, senza ossa, che vivono sul fondale e filtrano cibo dall'acqua. Poi arriva una novità. Qualcuno inizia a nutrirsi di altri viventi. È la predazione, un modo più diretto per ottenere energia. Da quel momento parte una doppia corsa. Chi attacca deve trovare e raggiungere. Compaiono muscoli e i sensi diventano decisivi. Prima compaiono piccole macchie che sentono solo luce e buio. Poi quelle macchie si incurvano come una tazza e iniziano a percepire da dove arriva la luce. Con il tempo l'apertura si restringe e l'immagine diventa più nitida, finché comparirà una lente naturale. Così nascono i primi occhi, abbastanza per capire dove andare, cosa inseguire e cosa evitare. Chi si difende deve resistere o sparire. Compaiono gusci, spine, piastre, scavi nel sedimento e mimetismo. Non è un salto improvviso, ma una lunga serie di tentativi riusciti. Ogni nuova mossa crea una risposta. Così il mare si riempie di forme e strategie sempre più diverse. Poi la varietà accelera. Compaiono scheletri esterni o interni, muscoli più forti, bocche e occhi più efficaci. La predazione obbliga a migliorare difese e movimenti. I continenti si muovono e si sollevano, cambiano il disegno delle coste e il ritmo con cui nascono e scompaiono baie e lagune. Fiumi e maree portano nutrienti in questi luoghi. La vita usa questi ambienti per crescere, provare, specializzarsi. Dove c'è continuità, la complessità aumenta. Più avanti, quando l'aria e i cicli saranno abbastanza stabili, alcune piante usciranno dall'acqua. Porteranno con sé la loro fabbrica di energia. Sulle rive poco profonde, dove l'acqua arriva al ginocchio e poi si ritira, alcuni pesci imparano a cavarsela fuori dall'acqua per pochi istanti. L'aria ha più ossigeno dell'acqua. Chi riesce a berla con un sacco d'aria interno, simile a un polmone, resiste meglio quando le pozze si seccano. Le pinne di alcuni diventano più robuste. Non servono più solo a nuotare, ma a spingere sul fango. Compaiono polsi, dita, un collo che muove la testa senza muovere tutto il corpo. Le coste poco profonde diventano una palestra. Si striscia, si solleva, si fa un passo, poi un altro. Fuori dall'acqua c'è un vantaggio enorme, aria ricca di ossigeno, piante da mangiare, pochi predatori all'inizio, ma c'è anche un problema. La pelle si asciuga e le uova si rovinano. I primi che escono davvero sono ancora legati all'acqua. Sono simili ad anfibi. Respirano aria, camminano goffi, ma devono deporre le uova nelle pozze. Più tardi, alcuni risolvono il problema dell'uovo, costruendo un guscio e una culla interna che lo protegge. A quel punto non serve più tornare in acqua per nascere. È fatta. Il suolo diventa un habitat stabile. Non è un salto. È una marcia lenta, fatta di milioni di tentativi, pinne che diventano zampe, sacchi d'aria che diventano polmoni, corpi che imparano a reggere il proprio peso contro la gravità. Così gli animali non escono per magia. Escono perché passo dopo passo il confine tra riva e terra smette di essere un muro e diventa una strada.
questa storia resta scritta. Strati antichi con strutture a cupola raccontano comunità che hanno costruito roccia. Cristalli molto vecchi mostrano acqua liquida già presente in epoche remote. Vecchie lave e sedimenti spiegano che la crosta è stata riciclata a lungo. Sono impronte del pianeta. Le leggiamo e rimontiamo i fatti. Dalla prima goccia alla prima cellula. Dalla singola cellula al piccolo corpo con ruoli. Ogni passo nasce da 3 cose: un confine che protegge, un modo per usare energia, un sistema di copie con piccoli errori. Gli errori utili restano, gli altri spariscono. Con tempo sufficiente, il semplice diventa capace. Eravamo partiti da una ferita nel cielo. Quella ferita ha partorito la luna e ha dato un ritmo al mondo. Dentro quel ritmo la Terra ha imparato a tenere il fragile. Acqua, aria, calore giusto, continuità. Lì è iniziata la lunga catena che chiamiamo vita. Per questo, oggi, questo pianeta è una casa. Abbiamo raccontato il come. La materia che si accende, i pianeti che nascono, l'acqua che resta, i processi che si ripetono finché qualcosa impara a durare. Fin qui ci portano le prove, rocce, luce, tempo. Ma sotto tutto questo resta una domanda che nessuno ha chiuso. Che cos'è davvero l'energia che muove spazio, materia e vita? Perché esistono proprio queste leggi e non altre? La scienza ci porta fin dove arrivano i dati. Oltre quel confine rimane il mistero. C'è chi lo chiama Dio, chi cerca o attende nuove risposte, chi vede entrambe le cose. Ed è lì che continua il nostro viaggio, dove finisce ciò che sappiamo e comincia ciò che possiamo ancora scoprire. Se questo racconto ti ha acceso qualcosa dentro, resta con noi. Iscriviti al canale.